l'astronauta Edgar Mitchell, che è il sesto uomo ad aver posato il piede sul suolo lunare. Mitchell è nato il 17 settembre del 1930 a Hereford, in Texas, ma giovanissimo si trasferisce con la famiglia giusto a Roswell. E quindi a Roswell viene a sapere di tutte queste storie dell'UFO recuperato. Dopo essere diventato mondialmente famoso per il suo viaggio lunare, ritorna a Roswell e chiede a tutti i testimoni che ancora c'erano: vi voglio parlare, ditemi quello che voi avete visto. E quindi Edgar Mitchell è un altro di quelli che conferma che i fatti di Roswell sono reali. Questa è una sua dichiarazione. I residenti della zona di Roswell furono costretti al silenzio dalle autorità militari, che li minacciarono di gravi conseguenze se avessero parlato, ma i cittadini non volevano portarsi il segreto nella tomba, volevano dirlo a qualcuno di affidabile, e lo hanno detto a me, che ero uno della zona ed ero stato sulla Luna. 10 anni fa sono stato ricevuto al Pentagono per discutere della vicenda e un ammiraglio gli ha confermato la storia, promettendogli che la verità sarebbe stata presto rivelata all'opinione pubblica. Lo stesso ufficiale, dice Mitchell, adesso invece nega. Evidentemente gli ha detto: oh, ma che fai? Perché? Perché Mitchell parla. Mitchell pubblicamente ha sempre difeso il fatto che l'umanità è visitata da esseri extraterrestri. Poi lui nega di aver avuto esperienze sulla Luna con gli extraterrestri, ma noi sappiamo che le ha avute. E poi nello spazio lui ha vissuto una esperienza spirituale fortissima, sicuramente dovuto anche all'incontro coi fratelli del cielo. E quando è rientrato è andato via dalla NASA e ha fondato un istituto che si chiama Noetics Institute, cioè l'istituto della nuova etica. Quindi Mitchell nel suo viaggio lunare ha capito che se vogliamo sopravvivere dobbiamo cambiare rotta e dobbiamo accettare il rapporto con questi esseri che vengono dallo spazio. Quindi Mitchell è uno di quelli che non solo ha detto che Roswell è accaduto veramente, ma che dice il governo mente e ci nasconde la verità. Un personaggio di quel livello, ovviamente adesso è morto anche lui. Ma non solo questo, Mitchell ha detto anche che uno degli aspetti nodali della presenza extraterrestre sulla Terra, che è il prossimo capitolo di quello che vi mostro. Allora, dice Mitchell, a Washington DC una commissione militare composta da alti ufficiali dell'esercito americano e britannico ha spiegato che in molti casi gli UFO si sono trovati nelle vicinanze di basi nucleari e siti missilistici, aggiungo io con testate atomiche, che venivano disabilitati dagli UFO. E ha ufficialmente chiesto chiarimenti al governo di queste storie. Dice Mitchell, io ero a conoscenza molto prima che fossero pubblicate dalle autorità militari. Quindi veniamo al contesto. Grazie. Vi state annoiando? E io quando mi sono trovato in mano questi documenti, lo dico un po' grezzo, ho goduto come un maiale. Ho detto, dai, no, che bello. Perché mi sono svenato, ho finito questa conferenza in macchina ieri venendo a Bolzano, quindi sono arrivato che ero uno straccio. Però sono le radici anche di quella che poi è stata la mia esperienza personale, nasce tutto lì. Quindi io la conosco da questo punto di vista, cioè dal punto di vista di chi si è avvicinato agli extraterrestri, ma conoscerla dall'altra faccia della medaglia, dalla faccia dei nemici, cioè di quelli che ci hanno nascosto, mentito, è comunque interessante, perché di fatto sono nostri simili, altri esseri umani che hanno impattato con questa fantastica realtà, ce l'hanno nascosta, però comunque hanno mantenuto la memoria storica
che oggi viene fuori con questi ritrovamenti, che ci completa il puzzle di quello che è accaduto nella genesi di tutta la società moderna. E c'è un fattore che per me è molto molto importante, che all'inizio mi ha un attimo destabilizzato, ed è il documento dove Truman dice: sull'apparecchio celeste abbiamo trovato segreti nucleari. Come? Cioè gli extraterrestri danno ai terrestri la chiave per l'arma atomica, lì per lì. Ho detto, devo capire. Poi ho capito. Ed è scritto nella Bibbia, che è il libro dove ci viene detto come pensa Dio, come ragiona Dio, il Dio buono e anche quello cattivo. Perché nella Bibbia ci sono due divinità contrapposte. Una che dice non uccidere agli ebrei, e una che dice sempre agli ebrei: andate, sterminate tutti, violentate le donne, ammazzate i bambini. Su questo giochino ci marcia tantissimo un tizio che finisce per Ino. Ma in realtà sono due dei, due divinità. Una che dice non uccidere e una che dice andate, sterminate tutti, che è quella che adoriamo noi. Quel presunto ricercatore, che avete capito chi è, giusto? Ecco. Finisce per Ino. Questo ricercatore dice delle cose vere, ma i suoi seguaci fanatici, ignoranti, non capiscono una cosa, che anche oggi la situazione è uguale, non è cambiato nulla. Anche noi adoriamo un Cristo che benedice le armi, un Cristo che santifica le guerre, un Cristo che si veste di lussi, di ori e di potere. E non è il Cristo che ha detto ama il prossimo tuo come te stesso, non fare ad altri. Sono due Cristi diversi. Solo che siamo così abituati fin da bambini a certe logiche che non distinguiamo. Come può un vescovo andare a benedire il varo di una nave da guerra? Che Cristo sta servendo? Nell'antichità era uguale. Quindi c'è un Cristo di un certo tipo e un Cristo di un altro tipo. Quindi la chiave del discorso di Truman del segreto nucleare è: se quei giorni non fossero abbreviati, nemmeno gli eletti si salverebbero. Ma a cagione degli eletti, quei giorni verranno abbreviati. Quindi gli extraterrestri sono stati incaricati di accelerare tutti i processi che comunque l'umanità avrebbe avuto. Quindi noi saremmo arrivati all'arma atomica, ma ci saremmo arrivati in 60 anni, 30 anni? Acceleriamo, perché tutto il processo autodistruttivo comunque in essere già da allora, che è iniziato quando Satana chiede a Cristo 100 anni di potere e Cristo glieli concede per quel motivo. Infatti c'è la visione di Papa Pio XI che vede la terra spaccarsi e i demoni uscire sulla superficie e infestare il pianeta fino quasi a distruggere la Chiesa, che non è il Vaticano, siamo noi. La Chiesa di Cristo è il popolo che vive secondo la logica dell'ama il prossimo tuo come te stesso. Il Vaticano è un'altra cosa. Quindi tutti i processi scientifici, militari, bellici, industriali sono stati accelerati dagli extraterrestri che non ci hanno detto come usarli, ce li hanno solo messi nelle mani. Vediamo che fate. Perché qual era la loro logica? Il rispetto del libero arbitrio. Vi diamo un coltello, prego. O ci tagliamo una fetta di pane per un bambino che ha fame,
o uccidiamo un nemico, dipende da noi. Quindi il cielo ci ha messo nelle mani un potere e ci ha detto: vediamo che fate col potere che vi diamo, perché i tempi devono essere accelerati affinché tutto giunga preciso nell'ora X, che è l'ora che serve a noi, ma soprattutto al pianeta Terra, cioè all'ordine cosmico. Il tutto deve accadere prima della fine dell'era dei pesci. E quindi bisognava accelerare.